Buongiorno, proseguiamo con i nostri video sulle indicazioni per leggere la Bibbia in modo rispettoso e comprensibile. In un video precedente vi avevo segnalato che quando trovate nella Bibbia l'Eterno è necessario sostituirlo con Yahweh. Perché spesso e francamente non so, cioè il motivo è ovviamente intuibile, ma non so perché traducano Yahweh con l'Eterno, perché è una traduzione assolutamente inesistente, cioè significa prendere un nome e attribuirgli una caratteristica, perché la teologia ha stabilito che Dio deve essere eterno, che Yahweh deve essere Dio, allora lo traducono così, quindi è una traduzione assolutamente ingiustificata. E quindi vi avevo dato questa prima indicazione. Adesso invece oggi ci riferiamo direttamente al termine eternità, che si trova in varie situazioni. Per esempio si dice che Yahweh è il Signore dell'eternità, il Dio dell'eternità, oppure questo termine è, adesso lo vediamo poi in un esempio giusto per capirci, riferito appunto ad altre situazioni. Ecco, allora quando troviamo il termine eternità in ebraico abbiamo un termine che è olam. Olam è quindi il termine che viene tradotto con eternità. Ma significa eternità? Guardate, c'è un dizionario, questo dizionario di ebraico e aramaico biblici, nel quale c'è scritto chiaramente al termine olam non tradurre con eternità. Cioè nel dizionario c'è scritto non tradurre con eternità, nelle Bibbie lo trovate sempre tradotto con eternità. Ma non c'è soltanto questo dizionario. Quando ho fatto l'incontro con i teologi nel 2016, uno dei più importanti biblisti, forse il più importante biblista protestante italiano, che tra l'altro è uno degli autori di questo dizionario, parlando proprio di questa situazione, dice non tradurre con eternità. E lui ha detto tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Cioè non tradurre con eternità. Ma allora perché lo traducono con eternità? Perché siccome hanno stabilito che Yahweh è Dio e che è un Dio spirituale e che in quanto Dio deve essere per forza eterno, l'eternità da qualche parte la devono far entrare. In quella stessa situazione il teologo cattolico, docente alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord, ha detto che non esistono nel mondo semitico i concetti astratti, concetti metafisici, come ad esempio non esiste il concetto di eternità, non esiste il concetto di immortalità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi olam è un termine che ha tutt'altro significato, significa semplicemente non conosciuto. Ma la cosa curiosa è che nella maggior parte dei casi olam non soltanto non significa eternità, ma non ha neppure una valenza temporale, ma ha una valenza spaziale, cioè indica un luogo non conosciuto. Tant'è che per esempio se noi prendiamo il Talmud, questo è uno dei più di 60 trattati del Talmud, il termine olam, che qui è riportato al plurale olamim, viene tradotto con mondo o universo, cioè olamim è l'insieme dei mondi e quindi qui lo traducono con universo, insieme dei mondi perché è plurale, quindi ha una valenza soprattutto spaziale, cioè indica un luogo, ma il suo concetto fondamentale è il non conosciuto. Quindi tradurre con eternità di nuovo significa fare una traduzione inventata e pensate che su queste traduzioni inventate poi si innescano delle discussioni che alla fine quando uno poi le rilegge, le rivede, le studia, capisce che sono senza senso. È per questo che stiamo facendo questi video, per dire facciamo queste sostituzioni così evitiamo discussioni inutili. Parlando per esempio del Salmo 24,
Salmo 24, dove ad un certo punto, e di questo poi parlo più ampiamente in un altro video, si dice: alzate o porte la vostra fronte, alzatevi porte eterne ed entri il Re della gloria, cioè il Re del Kavod. E di nuovo: alzate o porte la vostra fronte, alzatevi soglie eterne. E qui, in questo testo dell'Istituto Pontificio Biblico, si discute su che cosa sia eterno in quel salmo. E allora ci sono gli studiosi che dicono che a essere eterne sono le porte e sono eterne in quanto costruite da sempre. Altri dicono no, non bisogna pensare a eterno in relazione al passato, ma nel Salmo 24 bisogna pensare a eterno in relazione al futuro, sempre riferito alle porte. Un altro studioso dice no, l'Eterno qui non è riferito alle porte, ma è riferito a Yahweh, chiamato il Signore della Gloria. Quindi voi capite che qui è stata condotta una discussione sul nulla, perché Olam non significa eternità. E allora noi di nuovo, per evitare di entrare in queste spirali, in queste discussioni dalle quali non si esce, perché ovviamente gli esegeti teologi monoteisti diranno sempre che è eternità, pur sapendo, pur avendolo scritto nei dizionari, che non significa eternità, noi evitiamo di entrare in queste discussioni, di perdere tempo, e quando troviamo nella Bibbia espresso il concetto di eternità, noi mettiamo Olam sapendo che nella maggior parte dei casi non ha neppure un significato temporale, ma un significato relativo ad un luogo non conosciuto. Quindi questa è una delle sostituzioni importanti da fare proprio per leggere la Bibbia con rispetto e per capirlo. Tra l'altro vi ricordo che di queste sostituzioni sono tutte sintetizzate in questo libro, Mauro Biglino, La Bibbia nuda, del giornalista Giorgio Cattaneo, dove abbiamo inserito, ovviamente tra i vari tanti altri temi, un glossario nel quale io sinteticamente ricordo quali sono le sostituzioni da fare per leggere la Bibbia in modo rispettoso e per renderla veramente comprensibile. Se volete informazioni maggiori su questo libro li trovate sul sito internet maurobiglino.it. Grazie, ciao e alla prossima.